Oggi parliamo della cellula, ma perché parliamo della cellula? Dobbiamo rispondere alla domanda sull'origine della vita. Abbiamo visto nel video precedente riguardo all'origine della vita sulla Terra che per la cellula non c'è alcuna spiegazione della sua comparsa. In questo video capiamo come mai non c'è una spiegazione e persino gli scienziati evoluzionisti di fronte alla cellula abbassano le mani. La cellula è una meraviglia di ingegneria. Parliamo della cellula perché appunto dobbiamo rispondere alla domanda sull'origine della vita. Nell'ultimo video in cui abbiamo parlato dell'origine della vita abbiamo detto che c'è consenso fra gli scienziati che non c'è una spiegazione materialistica alla comparsa della prima cellula, della cellula. Infatti anche gli scienziati evoluzionisti alzano le mani e dicono qua assolutamente di fronte a questa meraviglia, di fronte a questa cosa suprema di una complessità enorme, non ci si può neanche azzardare a pensare al caso. Non esiste che una cellula può essere causata dal caso, è una cosa impossibile. Nei due video a seguire lo capiremo molto bene che la cellula non dà alcuno spazio neanche lontanamente alla possibilità del caso. Infatti la cellula è una delle prove più schiaccianti dell'intelligent design, perché assolutamente la cellula non può venire dal caso, e abbiamo spiegato nel video precedente che il caso è solamente una serie di azioni di cui non conosciamo, che è una serie di azioni che noi non conosciamo, e il caso appunto è cieco, e finora in tutta la storia non abbiamo mai assistito al caso che crea un qualcosa di senso compiuto. In genere il caso porta sempre alla confusione e non crea mai qualcosa di senso compiuto. Quindi parliamo un attimo di questa meraviglia, che vi dico che questo video qua è in assoluto, forse in assoluto insieme ai due video successivi, uno dei più complicati che io abbia mai fatto. È uno dei video più complicati che io abbia mai fatto. La cellula è la più piccola unità definibile essere vivente, e nonostante sia una cosa molto piccola, si usano i millesimi di millimetro per calcolare la sua grandezza. Nonostante questa sua piccolezza è di una complessità mostruosa. Tutte le opere ingegneristiche che ha fatto l'essere umano, tutte le macchine che l'essere umano ha creato, non sono neanche lontanamente paragonabili alla cellula di una complessità assurda, e su questo anche gli scienziati evoluzionisti sono d'accordo. La cellula è una delle cose più complesse che ci siano, e stiamo parlando solo di una cellula. Noi esseri umani siamo formati da 37,2 trilioni di cellule, ossia 37,2 milioni di cellule che lavorano in completa armonia ed organizzazione
fra loro comunicando. E queste cellule non sono così come dei mattoncini fermi e basta, bensì sono un mondo completamente a parte. Ogni cellula è un universo a parte. Infatti possiamo vedere che la cellula è un essere vivente, infatti compie più o meno i lavori, le azioni che compiamo noi. Cioè la cellula si nutre, la cellula si riproduce, la cellula produce energia, la cellula consuma energia, lavora e smaltisce i rifiuti e comunica tramite altre cellule. Sono degli organismi, sono degli esseri viventi. E pensate un po', solamente per darvi un'idea di quello che fa la cellula, per darvi l'idea appunto, dobbiamo ritornare alle origini, ossia dalle due cellule da cui proveniamo, da una cellula del padre ed una cellula della madre. Le cellule sessuali della riproduzione hanno 23 cromosomi, invece tutte le cellule del nostro corpo, ha 46 cromosomi, però per la riproduzione appunto le cellule sono fatte da 23. Qua poniamoci la domanda: come fa per esempio lo spermatozoo a sapere che da un'altra parte, che deve andare da un'altra parte, andare da un'altra cellula che è formata da 23 cromosomi per riprodursi? E anche la cellula della donna, come fa a sapere che c'è un altro essere, che c'è un'altra cellula fatta da 23 cromosomi? E quindi unendo queste due cellule della madre e del padre si forma una cellula, e quella cellula lì, da questa cellula pensate, da questa cellula qua che si è appena formata verrà creato un intero essere umano, con la sua pelle, con i suoi capelli, con la sua testa, con le sue braccia, con tutti gli organi, con tutti i liquidi, con tutti gli ormoni, grazie solo ad una unica cellula. Ma come fa la cellula a fare queste cose qua? Lo fa grazie soprattutto al DNA. La cellula nel suo nucleo ha il genoma, e il DNA faremo ovviamente un video completo a riguardo, perché il DNA merita tantissimo. Nel DNA sono contenute le informazioni, c'è scritto già tutto della persona, ed è scritto tutto nei minimi dettagli, anche il volto della persona. Già quando è nella pancia del ventre di sua mamma c'è già scritto come deve essere il volto. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Quanto deve essere lungo un braccio, dove avevamo messo lo stomaco, dove invece il cervello, tutto questo è scritto nel DNA, e la cellula, in base a quel DNA, in base a quel codice, il DNA, il genoma, lo possiamo vedere, possiamo immaginare come una libreria di informazioni, dove tutto è descritto nei minimi dettagli, e le cellule, in base a quella libreria, lavorano e creano tutto l'essere umano, in quanto le cellule si riproducono, creano le cellule e le mettono nel loro posto. Le cellule del cervello vanno nel cervello, le cellule dello stomaco nello stomaco. Tutto questo lo fa la cellula grazie al DNA. Nei video a seguire capiremo meglio questo passaggio, però per ora l'importante è capire appunto tutte queste funzioni che fa la cellula. E
Tutte le cellule del tuo corpo hanno uno scopo, tutte hanno uno scopo e tutte hanno lo scopo di servirti. Tutte le cellule fanno modo di servirti e di non farti mancare assolutamente nulla. Anche quando ti fai il più piccolo tagliettino, fanno in modo di richiudere quel tagliettino in brevissimo tempo. Tutto questo a tuo servizio, tutto questo e molto altro a tuo completo servizio. Quando magari sei fuori e bevi cose gassate, cose che non vanno bene, cose che avvelenano il tuo corpo, cosa succede al tuo corpo quando assumi zuccheri? Si alza il livello di glicemia nel sangue. E cosa fanno il corpo umano? Cosa fanno le cellule? Emettono una sostanza, un ormone nel sangue che è chiamato insulina e lo rilascia al pancreas per abbassare il livello di glicemia e farlo tornare ai livelli normali, perché altrimenti una glicemia elevata porta a danneggiare gli organi vitali. Quindi tutte le cellule del tuo corpo hanno lo scopo, ti servono, ti onorano. Invece guarda caso solo tu pensi di non avere scopo in questa vita, a cui magari non adempi neanche. Dice Allah: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, e dice: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Quando si parla di Dio, le persone ti chiedono: dammi una prova dell'esistenza di Dio. Bene, nel tuo corpo ci sono, come abbiamo detto, 37,2 trilioni di cellule. Ecco, nel tuo corpo ci sono 37,2 trilioni di prove dell'esistenza del creatore. Subhanallah. L'idea di creare una cellula in laboratorio è un'idea assolutamente folle che ormai gli evoluzionisti hanno abbandonato. Questa via qua gli evoluzionisti l'hanno già abbandonata, perché appunto è pura follia. Finora la vita si crea solo dalla vita. La cellula è un essere di una complessità irriducibile. Ci sono componenti della cellula che non possono essere elevati. Una cellula, per essere tale, deve essere completa di tutti i suoi componenti. Senza anche un singolo componente la cellula non ha senso. La complessità irriducibile, e ne parleremo in un video a seguire, praticamente demolisce quelli che vogliono parlare del caso crea, caso che distrugge. È come un motore. Se mancano dei pezzi al motore, il motore non ha alcun senso di esistere, per cui per fare una cellula è necessario che tutti i componenti siano tutti lì presenti al punto giusto, nello stesso identico momento. Non esiste che prima si fa un pezzo, poi si fa un altro pezzo. La cellula senza tutti i suoi componenti non vive, non ha senso di esistere. Infatti abbiamo visto anche nel video dell'origine della vita che anche Richard Dawkins, che è uno dei più grandi atei, di fronte alla cellula ha dovuto ammettere l'esistenza di un intelligent design, solamente che non lo riconosce come Dio, ma lo ha ritrovato negli alieni. Questo sta a significare che anche uno dei più grandi atei non riesce a concepire l'idea che la cellula possa essere venuta dal caso, e nei video successivi capiremo più approfonditamente questa cosa.
Infatti nel video successivo parleremo delle proteine, che sono i mattoncini da cui si compone la cellula. Grazie per avermi seguito fino a qua. In un mondo in cui l'uomo moderno è tempestato dalla tempesta, noi aspiriamo ad essere radicati nella scienza. Assalama.